Salute a tutti. Dopo essersi convinto che il patrimonio di Pacciani era eccessivo per le sue entrate di semplice contadino e dopo aver raccolto la rivelazione di Lotti sul dottore che avrebbe comprato i feticci, Giuttari aveva questi elementi per cercare questo presunto dottore, questo presunto mandante. Elementi che erano oggettivamente insufficienti. Allora Pacciani sì, poteva anche avere troppi soldi rispetto a quelli che avrebbe dovuto avere, ma non esisteva, le ricerche non portarono a nessun risultato, non esisteva nessuna prova di movimenti di denaro che fossero arrivati da un presunto mandante. Pacciani aveva investito i suoi soldi in posta, probabilmente non aveva nemmeno mai avuto un conto corrente bancario, per cui sostanzialmente movimenti tipo bonifici o assegni non ne vennero trovati. E Lotti aveva parlato di un dottore, ma nella descrizione di questo dottore abbiamo visto quanto fosse stata evanescente e per cui non c'era nessuna possibilità di trovarlo. Ma allora, le indagini di Giuttari da dove partirono? Sostanzialmente lui quello che poteva fare era prendere in esame dei personaggi che in passato erano stati attenzionati, diciamo così, personaggi che potessero rivestire il ruolo di mandante, per cui facoltosi, in grado cioè di pagare, e poi, visto che Lotti aveva parlato di un dottore, e poi nell'immaginario collettivo c'era sempre stata quest'idea che il mostro fosse un dottore, meglio se ginecologo, ecco appunto Giuttari cominciò a individuare questi personaggi. Come li individuava? Li individuava attraverso i faldoni che c'erano in procura, in questura, insomma, no? Tutte le indagini che erano state fatte in precedenza, magari sull'onda di un motivo che gli poteva essere dato da delle situazioni contingenti. Ecco, in questo video vedremo proprio un caso del genere, cioè diciamo ci fu una persona che venne indagata all'inizio proprio alla partenza della pista esoterica sulla base di indagini, controlli che c'erano stati prima e di un pretesto, diciamo di un qualcosa che scatenò questi controlli. Allora cominciamo a dare un'occhiata a questo libro Compagni di sangue. Allora questa è la prima edizione del libro, uscita per la casa editrice Le Lettere nel maggio del 98. Ecco, teniamo conto che il processo a Compagni di Merende era finito nel marzo precedente, esattamente il 24. Il 24 marzo fu pronunciata la sentenza di condanna a Vanni all'ergastolo e a Lotti a 30 anni di reclusione. Ecco, questo libro fu pubblicato un paio di mesi dopo, un libro scritto a quattro mani da Giuttari assieme al noto giallista e intrattenitore televisivo Carlo Lucarelli. Poi esiste l'edizione più nota, è questa, è l'edizione Burr, che venne pubblicata l'anno dopo, a settembre, nel 99. Evidentemente questa edizione di una casa editrice più piccola ebbe successo e la Rizzoli badò bene di acquisirne i diritti e stamparla nella nota collana Burr. Ecco, allora questo libro si può riconoscere la mano innanzitutto dell'uno e dell'altro autore, no? Questo lo si capisce da tante cose, anche dallo stile. Giuttari nel 98 non aveva assolutamente lo stile che poi avrebbe riversato nei suoi romanzi, il suo stile diciamo che assomigliava molto di più a uno stile da verbale, no? E poi vabbè, si riconosce anche perché appunto c'è una prima parte che è curata sicuramente da Lucarelli, dove viene fatta una sintesi dei delitti e delle indagini fino alla condanna di Pacciani. C'è una parte centrale che invece è curata da Giuttari, è scritta in prima persona da Giuttari e dove si racconta l'indagine su Compagni di Merende. Poi c'è un'ultima parte che si chiama, mi sembra, epilogo, che è quella che interessa a noi. In questa parte vengono presi in esame, e sicuramente lo fa Lucarelli, la prosa è la sua, vengono presi in esame gli elementi che potevano portare verso il futuro, un futuro delle indagini, che poi era il futuro
della ricerca di chi avrebbe commissionato i delitti e avrebbe pagato Pacciani. Lucarelli e Giuttari naturalmente, che assieme a lui insomma misero insieme un po' di elementi che lasciavano pensare a sviluppi futuri delle indagini. Ecco, tra questi elementi ce n'erano due principali. Uno che riguardava un pittore che aveva soggiornato in una villa nei dintorni di Mercatale, e un pittore di svizzero o francese, insomma un pittore straniero, e questo pittore era scomparso dalla mattina alla sera e aveva lasciato degli oggetti che Giuttari aveva sequestrato e che risultavano, diciamo così, inquietanti. C'era poi un altro spunto che riguardava la possibilità che il dottore Di Lotti fosse un certo personaggio, viene chiamato il Dr. Jekyll sostanzialmente. Dr. Jekyll e Mr. Hyde sappiamo che è un personaggio, il Dr. Jekyll con il suo alter ego Mr. Hyde, signor Hyde, è un personaggio di un noto romanzo di Stevenson della seconda metà dell'Ottocento, mi sembra 1886. Ecco, allora sappiamo che questo personaggio era un ricercatore, un medico che aveva trovato una pozione, insomma un preparato che bevuto lo trasformava nella parte cattiva di se stesso, no? Diventava Mr. Hyde e andava in giro a uccidere. Ecco, quelli della mia età si ricorderanno senz'altro la nota famosissima fiction Rai di fine anni 60, dove il personaggio del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde era impersonato da Giorgio Albertazzi, una fiction che all'epoca fece scalpore. Ecco, vediamo come i Giuttari e Lucarelli vanno poi a calare questo personaggio nella vicenda del mostro. Partono un po' da lontano, partono raccontando, ripeto, in questo libro, raccontando in breve sintesi un fatto che era accaduto il 22 gennaio del 1996, un paio d'anni prima. E siamo a pochi giorni dall'assoluzione di Pietro Pacciani in secondo grado. Quel pomeriggio venne vista a Mercatale, pomeriggio, diciamo all'ora di pranzo, venne vista una signora anziana sulla settantina che aveva dei capelli biondi ossigenati, sembra a caschetto, ma che i testimoni dissero appunto erano tinti oppure era addirittura una parrucca. Questa signora fu vista a Mercatale e chiese informazioni a una donna che trovò per strada dove fosse la casa di Pacciani. Teniamo presente la casa di via Sonnino, teniamo presente che in quel momento Pacciani era in carcere. Le figlie vivevano nella casa di Piazza del Popolo, che era tra l'altro loro, Pacciani quando l'aveva comprata l'aveva intestata a loro. Nella casa di via Sonnino viveva la moglie di Pacciani, Angiolina Manni. Questa signora voleva evidentemente andare a cercare Angiolina. La sua interlocutrice lì di Mercatale la portò per le stradine del paese fino alla casa di Pacciani in via Sonnino 30. Prima di suonare all'Angiolina, teniamo presente che l'Angiolina era un personaggio molto burbero, che sembra che non facesse entrare nessuno, cioè se uno andava a suonargli lo mandava via. Ecco, la signora badò bene di presentarsi con due borse della spesa piene di viveri e andò in un supermercato lì, la Coop, mi sembra, a comprare questi viveri e poi andò a suonare all'Angiolina. L'Angiolina, davanti a questo ben di Dio, sembra che la signora le avesse detto tra l'altro che era stata mandata dalle figlie. In ogni caso la fece entrare. Al pomeriggio, attorno alle 5, la signora si fece vedere in farmacia, lì a Mercatale sempre, e voleva comprare una confezione di Tavor. Tavor che è uno psicofarmaco, insomma un noto medicinale, no? Che però necessitava di ricetta e in effetti la farmacista non gliela dette. Lei non si perse d'animo, questa donna andò alla guardia medica e riuscì a farsi fare una ricetta con la quale poi ritornò in farmacia e prese questo medicinale. Gli eventi a questo punto vanno alla mattina dopo che era il 23
il 23. La signora fu vista prendere il pullman per Firenze, la mattina, di prima mattina insomma. Alle 11 poi fu vista l'Angiolina fuori, che girava per le strade fuori da casa sua, barcollando in stato confusionale, fino a che non cadde e picchiò la testa. A quel punto venne chiamata l'ambulanza, fu portata in ospedale e in ospedale ci rimase qualche giorno, ma non aveva niente, aveva un ematoma alla testa causato dalla caduta. Farfugliò che era stata derubata di 200.000 lire. Per cui i carabinieri andarono a casa sua a fare dei controlli, trovarono che la casa era a soqquadro, nella camera il letto a 2 piazze era disfatto e si capiva che ci avevano dormito 2 persone, evidentemente ci aveva dormito l'Angiolina e ci aveva dormito questa signora. Furono trovati nel letto delle piccole macchioline di sangue e anche dei capelli che analizzati risultarono essere di Angiolina, del gruppo sanguigno di Angiolina, cui probabilmente erano sue. Le indagini che poi andarono avanti e qualche giorno dopo venne trovato uno scontrino, una ricevuta nel corridoio che portava della casa, che portava alla porta d'ingresso, corridoio esterno. Fu trovata questa ricevuta, che era una ricevuta dell'ufficio informazioni della stazione di Santa Maria Novella a Firenze, stazione ferroviaria. Dietro a questo biglietto c'era scritto a mano Mercata Val di Pesa. Questo biglietto fu appurato che era stato emesso tra le 11 e le 11:45. Poco prima di quell'orario era arrivato un treno da Venezia. La cosa si accordava con l'accento della signora misteriosa che 2 testimoni descrissero come veneto. A dire il vero ce ne fu un terzo che lo descrisse come lombardo, ma insomma si può capire che un toscano possa confondere veneto con lombardo. Ho dimenticato di dire che quando i carabinieri andarono a controllare la casa di Pacciani, trovarono sul comodo della camera da letto un bicchiere con dentro delle tracce di liquido. Questo liquido venne esaminato e vi furono trovate tracce della sostanza attiva del Tavor. I medici che in ospedale controllarono Angiolina fecero l'esame tossicologico del suo sangue e trovarono che c'erano tracce di Tavor in una dose che era superiore alla dose terapeutica. Ecco spiegato il motivo per il quale Angiolina era così confusa, così traballante. In ogni caso, allora fu appurato che la signora bionda poteva provenire da Venezia, ma non si andò oltre, che le indagini non portarono a nessun risultato. Vediamo poi in Compagni di Sangue questo episodio come viene trattato. Allora, si dice, e questo è Lucarelli che scrive, no? in questa bella prosa, se questi atti non fossero veri, attenzione, Lucarelli sta parlando di questo episodio più altri episodi inquietanti che aveva descritto, tipo lettere anonime, cioè qualcosa, che poteva far pensare che attorno a questa storia ci fossero delle oscurità. Se questi atti non fossero veri e invece fossero episodi di un romanzo giallo, la donna misteriosa sarebbe allora la moglie del medico, o l'amica, o l'amante, una che sa e condivide, una che lo protegge, la moglie di un medico molto ricco con gravi problemi sessuali. Ecco che la figura del medico di Lotti viene, definita in modo letterario. Vedremo comunque che letterario sì, ma non troppo. Un medico specializzato, magari in ginecologia, come a suo tempo vociferava l'opinione pubblica. Qui le deduzioni investigative si fermano e cedono il passo alla fantasia. Ma se fosse davvero un romanzo giallo, quello dei mostri di Firenze sarebbe un romanzo con 2 protagonisti. Una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde non fusi nella stessa persona, ma divisi in 2 persone distinte. Ecco l'espediente letterario, che è quello di prendere la figura del Dr. Jekyll e Mr. Hyde e di dividerla in 2, non il Dr. Jekyll e il suo alter ego, ma 2 persone distinte. Allora, da una parte
Il dottor Jekyll, una persona colta e facoltosa, potente. Il raffinato esponente di una famiglia d'élite che di giorno compie una vita normale. È un medico il nostro Jekyll, che dedica gran parte della sua vita al suo lavoro. Il suo reparto in ospedale, le visite in clinica, gli esami al laboratorio. Un lavoro che lo porta a contatto con la fonte stessa della vita, la nascita. Il nostro dottor Jekyll è uno stimato ginecologo che di giorno, nel vero senso della parola, dà la vita, ma di notte, la notte del cuore, della metà oscura dell'anima, il nostro dottore è diverso. Pur essendo un uomo colto, di grande successo professionale, un uomo ricco, stimato e potente, il nostro dottore è infelice. È malinconico, è triste, è malato, non riesce a raggiungere, né mai ha raggiunto, la soddisfazione sessuale. Si è sposato, ma il matrimonio non funziona. Forse non riesce a confessare neppure a se stesso le proprie tendenze, quello che nasconde nel cuore e che lo spinge a fantasticare in modo inconfessabile. È irrealizzabile, perché il nostro dottore non ha il coraggio di far emergere quell'altro, il Mr. Hyde che sta nascosto in lui. E non aveva nemmeno a disposizione la pozione del dottor Jekyll del romanzo. E comunque, ecco, diciamo così, che qui se viene descritto, si cerca di dare corpo a questa figura evanescente di dottore che aveva raccontato Lotti. Un personaggio con dei problemi che avrebbe voluto liberare la parte cattiva di sé, ma non aveva il coraggio. E cosa successe? Successe questo, continuiamo la lettura. Poi però lo incontra. Mr. Hyde è un rozzo contadino che vive quasi esclusivamente nella brutalità fisica della materia. È l'esatto contrario di lui, incolto, diretto, violento, distruttivo. Uno che ha a che fare in maniera istintiva e piena con il lato oscuro delle cose, con la morte. Due lupi che si incontrano, il dottor Jekyll che incontra il suo Mr. Hyde. Quello che nasce è un esame strettissimo. Mr. Hyde subisce il fascino dell'uomo colto e raffinato, il dottor Jekyll quello dell'essere primordiale che vorrebbe diventare. Hyde, avido e avaro, legatissimo ai soldi, vede nel dottore l'uomo che può soddisfare i suoi bisogni materiali. Jekyll, debole e distante, vede in lui la stessa cosa. Soddisfare il bisogno di una brutalità che esca allo scoperto proprio nel momento in cui sta per avere origine la vita. Colpire e straziare le coppie nel momento dell'amore. Mutilare la donna proprio in quei simboli di vita, di felicità e di piacere che a lui, al dottor Jekyll, sono negati. E a questo punto diciamo che è evidente che questo Mr. Hyde che il dottor Jekyll incontra è il nostro Pacciani, questo è evidente, no? A questo punto ecco che il dottore diventa il mandante ideale. Si crea un rapporto mandante-esecutore che si rovescia continuamente, che gira come un vortice, un rapporto piramidale che si struttura in vari livelli e che coinvolge anche altre figure. I complici di Pacciani, una struttura rara, insolita, ma tutto sommato non inedita, anche se non ancora studiata per gli omicidi in serie. È la stessa, per esempio, che domina gran parte del mondo della pedofilia, ricchi pervertiti che pagano sporchi mezzani, che pagano brutali pervertiti per abusare di un bambino. Ma gli altri, gli aiutanti che vedono il dottore, che ne sentono parlare, non lo conoscono, non lo frequentano. Dottor Jekyll e Mr. Hyde sono soltanto loro, il ginecologo e il contadino. Arriviamo alla conclusione. Questa diciamo che è una bella immagine fantasiosa, no? Vediamo qual è la conclusione. Questa è la storia, una storia vera, basata su fatti realmente accaduti. E qui si riferisce Lucarelli alla storia dei compagni di merende, con un finale fantasioso. Fino a un certo punto, anche se spesso la realtà supera la fantasia e i finali fantastici si rivelano più limitati e meno inquietanti di quelli reali.
Una volta c'era sulla Domenica del Corriere la pagina con la realtà romanzesca, ecco, siamo in questi ambiti. E forse un giorno si scoprirà che il medico e il contadino, il dottor Jekyll e il Mr. Hyde di questa strana storia di realtà e fantasia corrispondono davvero alla verità delle cose. Anche se non sarà facile. All'epoca dell'ultimo processo, il nostro dottor Jekyll potrebbe essere già morto e non c'è nulla come una pietra tombale per seppellire definitivamente ogni epilogo, nei romanzi gialli come nella realtà. Dunque, Lucarelli dice che il nostro dottor Jekyll potrebbe essere già morto, dice che era un ginecologo, insomma, diciamo che descrive una figura di fantasia, ma la correda di elementi che, insomma, sono elementi abbastanza precisi, no? Era un ginecologo che era già morto. Questa figura, che potrebbe sembrare fantastica, non era una figura fantastica, ma era una figura reale, sulla quale Giuttari aveva già cominciato a indagare da molti mesi. Chi lesse questo libro, se aveva seguito i giornali, se aveva seguito le puntate che venivano trasmesse in televisione del processo, eccetera, eccetera, probabilmente gli venne in mente qualcosa. Ecco, leggiamo su Repubblica del 25 febbraio 1998. Pacciani era appena morto, era morto nella notte tra il 21 e il 22 e un avvocato di parte civile, Colau, aveva tenuto una arringa nella quale aveva parlato di questo dottore. Questa udienza purtroppo non è disponibile su Radio Radicale, cioè se si va su Radio Radicale a cercare questo giorno, questo 25 febbraio 98, risulta che la registrazione non è disponibile purtroppo, per cui bisogna avvalersi di articoli di giornale per sapere quello che venne detto. Leggiamo questo articolo. Ma dimenticare Pacciani non sarà facile per nessuno. La sua figura continua a dominare il processo ai suoi scoloriti compagni di merende, mentre si è scatenata la caccia al medico, presunto committente dei delitti. So chi è, ha detto ieri in aula uno degli avvocati di parte civile, Aldo Colau. Era un ginecologo, sostiene, è morto da anni, ma una sua familiare, afferma, è la responsabile di una misteriosa aggressione subita il 22 gennaio 1996 dalla moglie di Pacciani, Angiolina. Ecco che si giustifica la connessione che nel libro di Giuttari e Lucarelli viene fatta tra l'episodio di Angiolina e questa figura di ginecologo. Evidentemente l'idea era quella che questa donna, questa moglie di questo ginecologo ormai morto, fosse andata a casa di Pacciani a cercare di recuperare qualche prova, con qualche elemento compromettente, insomma, penso, no? Leggiamo anche il Corriere nello stesso giorno, no? Sempre il 25 febbraio 98. Ieri uno degli avvocati di parte civile, Aldo Colau, ha detto che il misterioso medico mandante tirato in ballo dal super testimone Giancarlo Lotti potrebbe essere un ginecologo morto da anni che aveva in cura anche Angiolina, la moglie di Pacciani. E qui c'è, se vi ricordate, Lotti nella sua prima rivelazione, nel verbale, diciamo, del suo interrogatorio successivo alla lettera spontanea, in effetti aveva parlato di un medico curante di Pacciani. Qui questo medico curante non era di Pacciani ma era della moglie, ma insomma ci siamo molto vicini, no? Questo almeno sostiene Colau. Ma il capo della Mobile di Firenze, Michele Giuttari, ha precisato che Colau non ha fornito elementi di riscontro. L'indagine non può essere condotta sulla base di voci di paese. Questo dice Giuttari. Però non la raccontava giusta. Allora, che non la raccontasse giusta si capisce da un documento che è entrato nella disponibilità di chi vi sta parlando, che è una convalida di un atto, adesso non so come si chiama, di intercettazione urgente che aveva firmato il PM. Allora, il PM, quando c'è un'indagine in corso, può autorizzare delle operazioni che sarebbero di competenza del GIP, del giudice per le indagini preliminari, se ci sono degli elementi d'urgenza. In questo caso aveva
autorizzato delle intercettazioni telefoniche che poi aveva chiesto al GIP di convalidare. E il GIP, Antonio Crivelli mi sembra, il GIP Antonio Crivelli con questo documento convalidava la sua autorizzazione. Leggiamo questo documento. Qui Crivelli fa un elenco delle motivazioni che lo inducono a autorizzare queste intercettazioni. Rilevato che all'udienza dibattimentale del 27 novembre 97, quello del processo della compagnia Merende, l'imputato Lotti ha confermato le dichiarazioni in merito a un dottore che avrebbe ricevuto da Pacciani e Vanni le parti escisse in cambio di denaro. Questo è il primo elemento che convinse Crivelli ad autorizzare le intercettazioni, che Lotti in aula aveva detto che c'era questo dottore. Attenzione, questo è un documento del 6 dicembre 97, per cui siamo a poco più di una settimana di distanza dalle dichiarazioni di Lotti in aula. Altro elemento, che le dichiarazioni vengono indicate come riscontrate da accertamenti bancari, a suo tempo condotti dalla squadra mobile. Effettivamente per Crivelli c'erano gli elementi che potevano far pensare che Pacciani avesse troppi soldi. Che fra i vari medici sui quali si sono appuntate le attenzioni investigative spicca la persona del dottor Zucconi Giulio Cesare, ginecologo di San Casciano, deceduto nel 1989, che da una nota del 12 dicembre 89 risultava indicato come persona collegata agli autori dei delitti e in particolare al Vanni e al Pacciani. Che il 28 novembre 1997, cioè il giorno dopo la deposizione di Lotti, dove Lotti parlava del dottore, è stata intercettata sull'utenza in uso a Rontini Marzia, sorella di una delle vittime degli omicidi, una telefonata in cui tale Gina, commentando le notizie apparse sugli organi di informazione in merito alle dichiarazioni rese da Lotti, diceva: sarà quello dell'impruneta, gli è morto. Questo tizio gli ha un fratello all'ambasciata, sono gente che pagano bene, sul serio, e riferendo anche di aver saputo che la moglie di questo dottore era colei che si era introdotta in casa di Angiolina Pacciani, alludendo al noto episodio della bionda introdottasi il 22 gennaio 96 in casa Pacciani. Altro elemento, che sussistono pertanto sufficienti indizi in ordine al coinvolgimento nei fatti, a titolo ancora da appurare, della signora Pietrasanta Maria Ines, vedova del predetto dottor Zucconi, la cui utenza è già stata sottoposta a intercettazione dal pubblico ministero con separato provvedimento già convalidato. Per cui già prima di questo qui siamo a dunque l'intercettazione telefonica è del 28/11, qui siamo al 6 dicembre, in questo periodo già era stato messo sotto intercettazione telefonica il telefono di questa Pietrasanta, di questa vedova. E qui invece si sta chiedendo l'intercettazione, si sta convalidando l'intercettazione telefonica anche del telefono di questa Gina. Nel mentre anche la signora Foggi Gina, l'interlocutrice della Rontini, che ha offerto lo spunto investigativo, appare persona a conoscenza di circostanze inerenti ai fatti per i quali sono in corso indagini. Altro elemento, che appare effettivamente necessaria alla prosecuzione delle indagini l'intercettazione dell'utenza in uso alla Foggi, potendone scaturire ulteriori informazioni sull'individuazione del medico. Allora, Marzia Rontini sappiamo che era la sorella di Pia Rontini, la vittima femminile del delitto di Vicchio. Ecco, Marzia Rontini era moglie di Giovanni Spinoso, giornalista di Rai 3. Ecco, Giovanni Spinoso era incappato diciamo così, nelle indagini della squadra mobile, perché si riteneva che avesse mandato delle lettere anonime, avesse scritto dei biglietti, cioè avesse cercato di intralciare le indagini, adesso non so, di indirizzare le indagini su Pacciani. Non conosco bene la sua vicenda, so solo che Giovanni Spinoso era sotto indagine
e il telefono del suo telefono, appunto, della sua famiglia, era sotto controllo. Per la cronaca, Giovanni Spinoso poi sarebbe stato assolto, sarebbe stato processato e assolto, e purtroppo però la sua vita avrebbe subito un duro colpo da questa vicenda. In ogni caso, l'utenza di Marzia Rontini era sotto controllo, per cui questa telefonata fu intercettata per questo motivo. Il 27 novembre Lotti aveva parlato di questo dottore e il giorno dopo la Rontini e questa sua amica si erano parlate e avevano parlato di questo argomento. Ma chi era Giulio Zucconi? Allora, Giulio Zucconi era un ginecologo che esercitava all'ospedale Careggi di Firenze. Era morto a 54 anni, nell'89, per una brutta malattia. Ecco, lui esercitava anche una volta al mese a San Casciano in un ambulatorio privato che gli metteva a disposizione quello che poi sarebbe diventato il mandante, diciamo l'unico mandante, presunto mandante processato, il povero Francesco Calamandrei. Ecco, Francesco Calamandrei aveva una farmacia a San Casciano e nell'edificio dove aveva questa farmacia aveva anche delle stanze che affittava per questi usi, a uso, diciamo, ambulatorio. E Zucconi una volta al mese andava lì a fare delle visite. Ecco, allora Zucconi, come tanti altri, ma Zucconi si trovava proprio impersonificava il mandante, il mostro per eccellenza. A quel tempo non si parlava di mandante, il mostro per eccellenza, perché era un dottore, era un ginecologo, no? Come se fare il ginecologo potesse, diciamo, dare una giustificazione alle scissioni di queste povere donne. Zucconi era stato chiacchierato, era stato oggetto di chiacchiere malevole che lo avevano molto angustiato, insomma. Nel dossier, cioè era stato segnalato anche agli inquirenti, no? E appunto c'era questa nota dell'89, che questa nota che è stata indicata, che è indicata in questo documento che ho letto prima, dove si diceva che era una nota del 2 dicembre 89, probabilmente dopo la sua morte, dove si diceva che risultava indicato come persona collegata agli autori dei delitti. Nel fascicolo che Giuttari andò a recuperare c'erano 2 lettere anonime. Nella prima, che era del 14 gennaio 96, giunta ai carabinieri, il 14 gennaio 96, lo si segnalava quale soggetto che aveva a che vedere con le indagini sui delitti del mostro. Lettere anonime, naturalmente. Nella seconda, che era scritta con ritagli di giornale e che aveva il timbro con la data del 18 gennaio 97, si leggeva: cercate la pistola del mostro dentro la bara del dottor Zucconi. Da pochi giorni, fresca, c'era una terza lettera pervenuta al PM il 1 dicembre del 97, appena dopo la rivelazione di Lotti del dottore, no? In aula. E questo ginecologo, questo dottor Zucconi, veniva indicato come persona alla quale, insieme ad amici, tra cui Mario Vanni, piaceva fare visita alle ragazze, le spogliava e metteva nella cicalina un tralcio di vite. Allora, dopo la telefonata tra Marzia Rontini e la sua amica Gina, evidentemente gli inquirenti saltarono sulla sedia e subito si gettarono a capofitto in questa indagine, no? Chiedendo l'intercettazione immediata del telefono della Pietrasanta e poi dopo anche quella di questa Gina Foggi, pensando che dal telefono di Gina Foggi potessero scaturire ulteriori informazioni sull'individuazione del medico che avrebbe a suo tempo acquistato dal Pacciani e dal Vanni le parti di cui le vittime furono mutilate. Cioè speravano in questa intercettazione, cioè speravano che questa Gina avesse delle informazioni che invece di andare a chiedergliele cercarono di capirle attraverso le intercettazioni telefoniche. Ma allora, chi era questa Gina? Ecco, allora, io ho detto anche il suo cognome, no? Gina Foggi. Sembra che il GIP non lo sappia,
non lo sapesse, ma Gina Foggi era la sorella di Giovanni Foggi, la vittima maschile del delitto di Scandicci. C'è evidentemente Marzia Rontini e Gina Foggi che si erano trovate accomunate da questa tragedia in cui erano rimaste entrambe coinvolte, si erano conosciute e erano rimaste in contatto. Allora, il giorno dopo la rivelazione di Lotti, del dottore, i giornali parlarono e bisogna tenere presente tra l'altro che Lotti era il primo giorno che compariva in aula, poi andò avanti per altri 4-5 giorni a raccontare le sue storie. I giornali naturalmente riportarono questo fatto, il fatto che Lotti avesse parlato, e misero in grande evidenza proprio la storia del dottore. Tanto per fare un esempio, possiamo vedere l'unità, il test beta al processo. Pacciani mi disse che quel signore pagava per avere i reperti tolti ai cadaveri. Mostro di Firenze, un medico commissionava delitti? Punto interrogativo. Lotti rivela, quel dottore voleva i feticci delle vittime. Svolta nell'inchiesta sugli omicidi delle coppiette. Ora c'è un mandante. Leggiamo una piccola parte dell'articolo. La banda dei compagni di merende avrebbe ucciso e fatto a pezzi le coppiette sulle colline di Firenze al soldo di un fantomatico dottore di San Casciano. Teniamo presente che questa ipotesi non era mai emersa, a quanto ne so io, non era mai emersa nei giornali, no? Per cui i giornalisti davanti a questa notizia si buttarono a capofitto, no? È l'ultima delle rivelazioni di Giancarlo Lotti, il pentito reo confesso dell'inchiesta sui delitti del mostro al processo in corso nell'aula bunker di Santa Verdiana a Firenze. Avevo detto già, lo ripeto, nell'incidente probatorio del febbraio del 97, all'inizio di febbraio, non si era parlato di questo dottore. Per cui il 27 novembre 97 fu la prima volta che venne fuori questa figura di dottore. Quella di ieri è stata la prima volta in cui Lotti ha parlato davanti ai giudici popolari e al pubblico. E non sono mancate le rivelazioni clamorose. Sollecitato dalle domande del PM Paolo Canessa, Lotti ha parlato di un dottore che avrebbe dato soldi a Vanni e Pacciani in cambio delle parti di donna tagliate dopo i terribili delitti del mostro. Ecco, allora, ci si può immaginare la sorpresa di Gina Foggi di fronte a una rivelazione del genere, e considerando che evidentemente Gina Foggi era al corrente delle chiacchiere che erano circolate su Giulio Zucconi, e le venne in mente che questo dottore poteva essere proprio lui. Allora io l'intercettazione telefonica non ce l'ho, non ho la trascrizione, però dalle frasi che vengono riportate nel documento di Crivelli sembra di capire che Gina avesse semplicemente raccontato alla sua interlocutrice le chiacchiere, no? Diceva: sarà quello dell'impruneta, gli è morto, questo tizio gli ha un fratello all'ambasciata, sono gente che pagano bene, sul serio. Insomma, Gina Foggi riferì così alla Rontini queste chiacchiere. È la cosa più banale, più semplice che si poteva pensare, no? Se Gina Foggi avesse avuto delle informazioni che potevano portare alla scoperta dei responsabili, di altri responsabili, dei complici di Pacciani nella morte del fratello, cioè non sarebbe stata lei stessa a raccontarla agli inquirenti? Cioè, gli inquirenti pensarono che la sorella di una delle vittime nascondesse delle informazioni, poteva nasconderle perché non capiva la loro importanza, potevano andare da lei e domandargli: senta signora, forse lei non lo sa, ma questo personaggio è un personaggio che potrebbe essere importante nelle nostre indagini, ci racconti quello che sa di lui? No, non fecero così. Andarono a intercettare la sua utenza, come se lei nascondesse consapevolmente delle informazioni. È una cosa veramente assurda. Cioè, è una delle assurdità che diciamo che in queste indagini sulla pista esoterica sono assurdità innumerevoli, delle cose che certe volte si fa fatica a credere. Io ritengo che questa sia una di queste assurdità.
Allora, poi diciamo che una volta che dalle intercettazioni telefoniche non uscì nulla naturalmente, poi gli inquirenti andarono anche a interpellarla direttamente, no? Poi le indagini andarono avanti, andarono diciamo così molto lontano ma da nessuna parte. Questo comunque lo vedremo nei prossimi video. Vi saluto.